possiamo iniziare. Yes. Salve a tutti, siamo tornati. Finita sessione, finalmente, sessione di esami, finalmente possiamo. Ho queste 2 settimanine di pausa. Volevo introdurre la gente a una nuova meccanica: i tiri del destino, che ho implementato in una campagna che stiamo facendo. Nel caso i giocatori, quindi Alessia, voglia compiere delle azioni senza sapere che hanno un peso molto importante sulla campagna, perché sono dei cambi di direzione, delle altre cose, io non farò railroad. Tirerò un D20 settando un checkpoint pubblico e dirò pubblicamente il risultato del dado. Lo tirerò qua sul roll. Appunto anche lei potrà vedere il risultato di quel dado e saprà che non ho fatto railroad, ma è stato il destino a decidere. Quindi mi dovrò adattare io stesso a quello che accade. I ragazzi si erano quindi organizzati in modo da andare nell'armeria per recuperare le armi di tutti e l'armatura da samurai del generale dell'acqua. E quindi eravamo arrivati a questa situazione di stallo in cui Runadream aveva anche fatto un patto di sangue a metà, in cui solo lui aveva scelto volontariamente di vincolarsi a Tasha per garantirle la sua fedeltà, perché, come ha detto, ha ricevuto troppe pugnalate nella schiena e vuole darle una certezza dopo quello che è successo. E quindi siamo pronti a cominciare in un accampamento nemico per fuggire. Esatto. L'atmosfera è abbastanza tesa. Questo perché negli occhi di Silad, non lo nasconde, si vede timore. Lui ha vissuto in mezzo a questa gente, non sapete nemmeno per quanto tempo, e forse ha visto gli orrori di cui sono capaci. Kaleva è abbastanza tranquilla, anche perché appunto lei è quella più al sicuro attualmente in realtà. Anche se ha spiegato che se la sua illusione subisse danni, lei sentirebbe quel dolore. Altra cosa un po' anomala, a quanto pare, di questo tipo di magia. Runadream ha una nuova determinazione negli occhi. Dopo la ritrovata speranza, in seguito a quello che è successo. E Sila, del generale dell'acqua, ti ha rivelato che ha scoperto, curandoti, che dentro di te non alberga solo il potere del fulmine, ma che c'è qualcos'altro. Già. Esattamente. Questo come si traducerà? L'italiano! Giusto. Tradurrà. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lettere moderne, signori. Allora, questo come si tradurrà a livello di gameplay? Che quando ci raggiungerai il prossimo checkpoint per sbloccare il secondo elemento, lo farai con vantaggio. Ok. Cosa voglio fare? Noi siamo ancora nella tenda e stavamo Allora, in questo uscendo, momento giusto? esatto, avete letteralmente superato il drappo. Mhm. Soggetto che ho citato tante di quelle volte nello scorso episodio, me ne sono accorto, ma ci sono pochi sinonimi, quindi ho detto drappo 87 volte. Avete superato la porta a tendina. Ok. Per quanto riguarda, cioè, noi eravamo senza equipaggiamento all'interno, quindi non mi ricordo se si era concordato di passare prima dal sorta di dove tengono le robe in sostanza, l'armeria, perfetto. Avevi la lima con te. Avevo la lima con me e basta. Il Silad ci ha detto più o meno da che parte è l'armeria, perché io seguirei lui tendenzialmente. Sì, ha spiegato che non è eccessivamente lontana dalla tenda del nostro capotribù. Ok, cazzo. Vice capitano dei cavalieri erranti. Dei cacciatori erranti. Ok. Allora, che, ricordo, a quanto pare può leggere la mente. A quanto pare sono le 9 di mattina, ragazzi. Ok. Allora mi rivolgo a Silad, gli dico, ovviamente a voce più bassa possibile, fai strada.
non gli farò tirare per ricordarsi la mappina, ma per vedere se i nostri NPC riescono a rimanere silenziosi. Infatti devi farmi un bel furtività, Ok. signorina. Perfetto. Dica pubblicamente il risultato. Perfetto. Allora, la situazione è questa. Silad ha fatto un 20 nat. Tasha ha fatto 9 di No, dado, è arrivata a 12. No, che Tasha? Kaleva è Kaleva, arrivata ok, a ok. 12. Runa Dream ha fatto 6, considerando il risultato totale. Quindi quando tu dici fai strada, te vedi Silad determinato, no? Si muove come un'ombra. Mhm. Cioè, tu riesci a capire dov'è solo perché lo vedi, non fa nessun rumore quando cammina sulla neve. Proprio Ok. si sta muovendo con un passo anzi, forse puoi intuire che sta usando i trucchetti dell'acqua per sciogliere la neve sotto i suoi piedi, in modo che non faccia lo scricchiolio. Ok. E voi altri, invece, Kaleva, diciamo che fa rumore camminando, però si sta muovendo guardinga. Runadrim, evidentemente non si è ancora ripreso del tutto fisicamente, e poi è un armadio a 3 ante che va in giro, e anche te forse sei un po' sconvolto da quello che è accaduto, e non sei abituata a fare missioni stealth nella neve. 4 degli uomini seduti al falò vi vedono e urlano, correndo verso di voi. Tirate iniziativa. Lo sapevo. Aspetta. Ok. La CA, come ti dicevo, è aumentata. Ok. Allora, Mhm. è sempre l'iniziativa un diventi più Rapidità. destrezza. Ma che palle, che tiri di merda. Ho fatto 8, signori. Bene, sei riuscita a fare peggio di una persona del tuo party, ma molto meglio di Kaleva. Allora, quindi sarà... Ma non ci credo. Allora, questa sarà una situazione molto divertente, perché i nostri cacciatori hanno fatto un fallimento critico, quindi perderanno il turno, e considererò il loro avvicinarsi a voi in raggio come il loro turno, quindi non potranno Mhm. toccarvi. Poi toccherà a Runadrim, poi a te, e Kaleva, presa di sorpresa, avendo fatto anche lei fallimento critico, Mm. praticamente prende scago da quello che è successo, perché lei si stava guardando attorno ma non nella direzione del falò, e inciampa nella neve, cadendo faccia nella neve. Non si fa niente, però una bella figura di merda la fa. Quindi l'ordine è Runadrim, te, i cacciatori faccio i cacciatori e poi Kaleva, perché hanno fatto entrambi uno, e lei è però... Wow. Loro però come gruppo hanno più rapidità di lei. Perfetto, non ho tirato per Silad e il motivo c'è. Ok. Ricordo la Ok. meccanica del contrattacco, dove se il tiro per colpire tuo di un nemico è identico alla CA del bersaglio, si fa una prova contrapposta di rapidità, e se vinci colpisci, se perdi lui ha attacco di opportunità. Ricordami la tua CA aumentata adesso? Ok, allora la mia CA quindi sarebbe 15. Perfetto. Avresti 13 di norma. E non male che le ho aumentate. Ok. Poco prima che inizi il fight ti rendi conto che hai perso Silad di vista. Il suo 20 nat non è stato notato dai cacciatori in arrivo, e non lo vedete neanche più nemmeno voi. Allora, toccare una Dream che è disarmato, e quindi quello che fa è caricare il primo cacciatore alla rugby. Prova a fargli un bel grapple.
quindi una bella presa. Devo solo ritrovare il mio di 20. Eccolo qua. Vediamo il tiro per colpire. Perfetto, passa. Lui ha il signorino talento rissa, quindi i suoi attacchi corpo a corpo sono un D4 più modificatore. Mhm. Perfetto. Vedi che non sai se è perché Runadrim si è ripreso per bene o se è il fatto che è grosso e pesante, ma praticamente si è scagliato addosso a uno dei cacciatori e sono finiti entrambi a terra e si stanno prendendo ammazzate per terra. E questo è il turno di Runadrim. Tocca a lei. Ok. Allora, Tasha non avendo delle armi... Ha una lima cattivissima. Ho una lima però. cattivissima, andrò di magia e quello Good. che decido Mhm. è scarica. Ok, di fronte a te. Sì, cioè oddio, allora siamo in campo aperto tra virgolette. Siete in campo aperto, in un corridoio fra Ok. due quartieri di tende, per così dire. L'unica cosa è che conta che di fronte a te c'è anche una Dream per terra. Ok. Aspetta che mi devo leggere. Il fatto di scagliare dalle dita il raggio, cioè è ad area? Sì, è ad area. È ad area. Se non sbaglio ha un cono di area, c'è scritto sopra. Ok. È presente? Unlimited Power! Sono disposti tutti vicino a Runadrim? Allora, praticamente Runadrim ha preso e ha buttato per terra di peso quello che era più vicino a voi. Tutti gli altri sono disposti non mano nella mano, però comunque sono tutti di fronte a voi, in posa da combattimento, pronti con le armi estratte. Ok. E quindi il cono di 7x3 comprenderebbe anche Runadrim, se voglio prenderne almeno due? Non tutti e tre, magari due. I due che Runadrim non ha preso. Sono 4 i tipi. Sì, tanto scusami, che- gli altri, o almeno due, insomma. Allora, se vuoi prenderne 2, me ne eviterai 2, compreso quello di Runadrim. Se no, me li prendi tutti Runadrim compreso. Sì. No. No, mi ha detto se posso prenderne due senza... 2 e ne escludi 2. Praticamente Sì, ok, Runadrim ok. è leggermente alla tua destra Mhm. e alla sua destra c'è un altro tipo, ne hai 2 più o meno di fronte a te. Puoi Ok, fare così. allora ne prendo due. Vi leggo, diciamo... Posso leggere l'incantesimo? Yes. Ok, scarica, è un incantesimo di Facciamo livello 2, pubblicità. il mago scaglia delle dita di una mano, è possibile farlo da entrambe al doppio del costo, dei fulmini continui che causano 2 di 10 più modificatore elementare di danni a turno, applicando la regola dei proiettili magici. I fulmini hanno effetto in un cono di 7 per 3 metri, quindi ad area. Il mago può spostare la mano orizzontalmente a piacere una volta per turno in cui l'incantesimo rimane attivo, ma non può muoversi a sua volta o cambiare direzione in cui egli stesso è rivolto, può ruotare le braccia in senso orizzontale. I nemici all'interno dell'aria possono muoversi solo di 2 metri prima di attaccare e sottraggono un valore pari al bonus di competenza del mago dai loro tiri di salvezza su rapidità e costituzione contro altri incantesimi, escluso scarica, per tutto il tempo in cui rimangono, diciamo, nell'area dell'influenza. Gli alleati avranno dei malus che adesso non vi dico. E devono No, sì, effettuare un infatti non tiro l'abbiamo preso. salvezza su rapidità per dimezzare i danni. L'incantesimo dura 2 turni e i danni aumentano di un di 12 a livello. Lei mi tiri per i danni Allora, e mi dica la sua CD da incantesimo. 12. Quindi 12. Yes. Hanno successo entrambi. Quindi mi tiri per i danni che verranno dimezzati. Meno male, perché 2 di 10 sono un po' tantini. Ragazzi, il fulmine è il burst damage di questo gioco. Fa proprio male, soprattutto se la gente è bagnata in armatura pesante. Però boncato il microfono. Ho tirato anche non benissimo, 12 in totale, 12 sarebbe il al danno quale intero. Devi aggiungere il tuo modificatore di rapidità, quindi 14. No, ho tirato proprio... L'hai già... sì, ho fatto 10 più 2. Ok, perfetto, quindi subiscono entrambi i 6 danni. E da quanto mi ricordo hanno il movimento diminuito di 1 metro prima di attaccare. E sottraggono 2 ai loro tiri di salvezza su rapidità e costituzione che non siano tiri di salvezza da scarica, perché Esatto. fa il danno per turno con i proiettili magici. Significa che al prossimo turno, se loro sono ancora all'interno dell'area, non applicherà il modificatore ai danni. Yes. Perfetto. Allora, quello che vedi è che sono stupiti dal tuo colpo. Cioè, lo subiscono, sembrano messi piuttosto male dopo la cosa che gli hai tirato addosso. Non se l'aspettavano per niente. È evidente che non sono gente abituata a combattere contro la magia del fulmine.
Ok. Quindi li vedi leggermente agonizzanti, anche perché la scarica rimane attiva, Mhm. questa è l'idea, rimane attiva nel mentre, quindi stanno prendendo costantemente una scossa. I tuoi fulmini, che una cosa che devo aggiungere dal manuale, da livello 11 puoi sceglierne il colore, quello che preferisci. Adesso comunque sono standard azzurro e stanno appunto schioccando sul terreno, colpendoli e stanno visibilmente soffrendo. Infatti, no, ok, non perdono le armi per lo shock. Dato che è stato un colpo che li ha stupiti a livello culturale, li ho provato a vedere se mantenevano le armi in mano. Perfetto, tocca ai cacciatori. Allora, faccio subito il movimento dei due che quindi hanno un movimento diminuito, non riescono a uscire dall'area, però si avvicinano a te, seppur Ok. sofferenti. Non sono ancora in raggio, usano quel movimento per avvicinarsi. Ok. Poi tocca a Kaleva che si rialza, incazzata come una bestia, e anche lei non è armata. Mhm. Infatti, quello che fa è guardarsi intorno per vedere se trova qualcosa di utile. Perfetto, non trova niente. Wow, siamo in un accampamento nemico. Questa è la sua conclusione. L'unica cosa che le venga in mente è di ingaggiare a mano armata il tipo, quell'unico rimasto non danneggiato, che sta guardando il combattimento a mani nude fra Runadrim e l'altro cacciatore, e usa il suo movimento per avvicinarsi, però ha già usato la sua azione per fare quello che doveva, quindi quello che fa è castare un bellissimo incantesimo dell'elemento del vento, dato che azioni di incantesimo e di attacco sono separate da me, signori. Magia del vento, pagina 73, perché non mi sono scritto tutti i danni, e casta una cosa molto interessante che è scoppio assordante. Cosa succede? Il mago sceglie un nemico all'interno del suo campo visivo nel raggio di 10 metri e comprime l'aria attorno ai suoi timpani per poi farla scoppiare violentemente. Causa 2 di 6 più modificatore elementare di danno e stordisce il nemico per un turno. Si aggiunge un turno di stordimento ogni 2 livelli e si aggiunge un 12 di danno per livello. Il nemico deve superare un tiro salvezza su costituzione per dimezzare i danni e non venire stordito. Perfetto. Allora, quello che fa Kaleva è si guarda attorno, non trova niente di utile, si avvicina al tipo, alza una mano e tutti sentite un improvviso scoppio nell'aria. Non è qualcosa di violento, è proprio quasi uno schiocco di dita. Il tipo passa il tiro salvezza su costituzione. Questi qua stanno tirando un po' troppo bene, quindi poverino. Subirebbe 12 danni, ne prende solo 6 perché è dimezzato e non viene stordito. Però è spaventato, nel senso, non di gameplay. Prende paura quando sente lo scoppio d'aria nei suoi timpani. Si ricomincia. Runadrim, in tutto questo, prova letteralmente a strangolare il tipo. Cioè, sta andando all out. Lui adesso Mhm. uccide. Non ha intenzione di essere fermato. Ma Caleb ha appena usato. Magia del vento, sì, ma tu lo sapevi che era dell'avvento? Lo Sì, sì, sapevi? sì, sì, ok, ok, ok. Ehm... Ah, stai parlando della concentrazione, giusto? Cioè, nel senso, riesce a mantenere le illusioni e a usare la magia del vento. Quanto pare. Ok, ok. That's Ok, some crazy shit. riesce. Runadrim riesce a afferrare il tipo e i due faranno una prova contrapposta di forza e se non viene liberato entro 3 turni il tipo viene soffocato e Runadrim sceglierà se farlo morire o meno e ti assicuro che lo farà morire, non lo farà svenire. Allora, prova contrapposta di forza. Ok. Ok, allora cosa succede? Runadrim ce la fa. Riesce ad afferrare il tipo per il collo e inizia a strangolarlo. Ed è una presa di quelle cattive. Non è la classica cosa che si vede nei cartoni, è una presa da MMA dove o ti liberi in fretta o svieni e se non ti mollano crepi anche. Tocca a lei, signora. Se vuole mantenere attivo l'incantesimo può farlo, Sì. perché però ovviamente se lo mantiene attivo, come dicevo, non si può muovere, può spostare la mano Mhm. orizzontalmente e non può fare altro. E perdo, diciamo, la stessa quantità di affinità o no? No, No, è ok, solo l'attivazione il perfetto. costo. Ok. Ehm,
Allora lo mantengo attivo e Good. ovviamente se dovesse rientrare Runa Dream nel raggio d'azione cerco di prendere il più possibile i nostri nemici e non i miei compagni, chiaramente. Allora, perfetto. Devi tirarmi i danni sto giro senza il tuo Quindi modificatore di solo rapidità, 2 di 10. ai quali loro rifaranno il tiro salvezza, ovviamente. E se non sbaglio era 13, giusto? Mhm. Che palle, che tiri di merda. How much 6 did you danni do? massimi, signori. Molto bene. Ok, uno No, lo ma il passa fulmine è proprio... sbroccato, c'è proprio una roba... Ok, Solo se uno non fai tiri di fallisce. merda come me. Che Uno palle. fallisce, l'altro invece ha successo proprio senza problemi. Vedi che uno dei due ha un momento in cui si ferma, cede alle scariche. Mhm, Tu hai visto la scena, hai come per dire ridato intensità all'incantesimo, mhm. dopo aver visto quello che sta succedendo, perché siete disarmati, questi qua non sono di sicuro soli, siete all'interno di un accampamento e hai detto no, qua si fa sul serio, hai ridato intensità. Uno dei due l'ha intuito dal tuo linguaggio del corpo e si è preparato a incassare. L'altro invece era distratto dalla lotta per terra ai suoi piedi a 1 metro da lui, indeciso se provare ad aiutare il suo compagno che sta venendo brutalmente strozzato e è stato preso in pieno dalla scarica. Tu lo vedi rotolare per terra, Mhm. Ok. molto probabilmente morto. Ah, ok. Nice. Perfetto. Tocca ai nostri cacciatori. Allora, il Domanda. signorino che... Non so se posso fare... Cioè, non mi sono mossa, quindi volevo chiederti se... dato che prima tu mi hai detto che mi accorgo che sono messi male già dal primo incantesimo che gli scaglio contro e i danni che gli ho fatto non sono tanti, volevo chiederti se da prima, rispetto a prima, ho notato se sono persone che erano già, non dico ferite, però già stanche, non lo so. No, ti sembravano persone comuni. Ok. Ok, Forse ok, le ok. intuizioni di Tasha sul fatto che il loro esercito non sia così forte, quantomeno i soldati base, per così dire, Ok, le reclute, non è così sbagliata come intuizione. ok. Ci sta. Fanno scorribande nei confronti di un popolo pacifico. Non sono soldati, è una cosa diversa. E non Mhm. sono con le armature come siete soliti, sono con delle armature di pelle che li protegge dai danni critici del fulmine, Ok. però i danni li prendono. Ok. Potrebbe anche essere solo svenuto il tipo, perché quello che ha resistito ai danni, alla fine ne ha subiti solo 3 in meno, si avvicina a te, è in raggio e prova a colpirti. Dato che qua succede una cosa interessante, puoi scegliere se interrompere l'incantesimo e considerare la tua CA totale, Mhm. oppure mantenerlo attivo e considererò la tua CA passiva, perché non ti sposterai per evitare il colpo. No, interrompo l'incantesimo a questo punto. Ok, perfetto. Interrompi l'incantesimo, quindi la tua CA torna ad essere 15. Contrattacco. Prova contrapposta di rapidità. Ha fatto esattamente 15. Oh sì! Ok. Il signorino ha fatto 17 su rapidità. Sì, vabbè. Con i tiri che sto facendo oggi... Ok, Infatti ho fatto perfetto. 9. Riesce a colpirti ed è armato di pugnale, a proposito, Ok. cosa che mi ero dimenticato. Quindi sarà un D6 più rapidità. Ti fa 6 danni. Ok. Non è messo benissimo, però c'è ancora. Vedi che i tuoi fulmini gli hanno anche, per così dire, bruciato i peli delle sopracciglia, è abbastanza danneggiato. A questo punto cerco... Eh no, c'è il turno Ah, scusami, degli altri cacciatori prima. Allora, Scema. quello per terra, vediamo un po', si è ripreso un attimo, non è morto, ma praticamente si è preso una bella scossa addosso Mhm. e si sta rialzando a fatica. Il tipo, ingaggiato con Runa Dream, prova a liberarsi. Non ce la fa per un cazzo. Continua, sta venendo. Ormai sta cambiando colore, sta diventando rosso. Mentre quello che è ingaggiato con Kaleva, poi faremo il turno di Kaleva. Ok, perfetto. Non riesce a colpirla. Tocca a Kaleva. Praticamente quello che fa è ha una lancia, fa un affondo, ma Kaleva schiva molto tranquillamente, afferra la lancia e prova a strappargliela di mano. Ok?
Perfetto, Kaleva riesce a disarmare il tipo ed è armata di lancia. Facendo questo lo attacca. Passa, la lancia fa un bel... La lancia corta fa un D6, se non sbaglio. Perfetto, non gli fa molto male, praticamente in tutto il movimento di prende, strappa, colpisci, lo ha preso di striscio a una spalla, gli fa solo 3 danni, non gli fa così male, però il tipo è disarmato. Mhm. Fatto questo, si è concluso il primo round, ciclo di 2 turni. Tocca a Runadrim, che farà un'altra prova contrapposta per vedere se... Ok. Ok, sto giro il tipo è riuscito a dargli una gomitata nello stomaco e Runadrim vedi che ha allentato la presa ma non l'ha mollata. Mhm. E tocca a te. Allora, e il tipo che mi ha attaccato che arma ha? Un pugnale. Un pugnale. Ok. Che cazzo. Se dovessi Vuoi provare... ciulare del pugnale? Se volessi provare a ciulare il pugnale, che devo fare? 2 prove, la prima di rapidità per vedere se riesci a recuperarlo, la seconda di forza per vedere se riesci a strapparglielo via. 2 prove contrapposte. Se ovviamente fallisci la prima non ti faccio fare la seconda. E non potrei attaccare in quel turno, immagino. Puoi scegliere se o muoverti o attaccare, in questo caso. Ok, tanto è Una su delle di due me, cose. suppongo. È su di me se non sbaglio. Yes. Quindi, Lui ha fatto 20 nat la prova di rapidità. vaffanculo. Tu Diciamo... mi fai un 20 nat e lo no, batti. guarda, adesso devo provare il destino. Perché il suo valore totale è 22. No, ho fatto 15. Quindi userò la mia potentissima Lima. lima, arma improvvisata, Mi tiri per per... colpive. Sì. Però quello che è successo è che tu l'hai colto di sorpresa nel tuo tentare di ciulargli il pugnale, però lui è riuscito a reagire. Mhm. Non è che è stata una mossa palese, ha detto suca, no. Um, L'hai colto di sorpresa. La lima, che modificatore metto? Forza. Forza di palle. Ok. Scherzate, ma una lima nei denti fa 7 male. non penso che passi. No, non passa. Che palle. Vabbè. Fascia è giù di morale, per così dire. Tocca ai signorini cacciatori. Quello per terra si rialza e tira fuori un corno dalla bisaccia. Ok. E suona. No, che cazzo. Questo è il suo essere. Questo è il suo turno. Mhm. Lo vedi proprio. Vi ha studiato, ha capito che siete un problema. Deve chiamare rinforzi. Tira fuori dalla bisaccia e col fiato che è in corpo suona. E il suono di questo corno rimbomba. E poco dopo degli altri corni rispondono. E capite, non vi faccio tirare, lo capite. Qualcun altro sta arrivando ad aiutare questa gente. Quello contro Runadrim ha la sua ultima speranza per riuscire a non svenire o venire ucciso. Mhm. Ok, ha fatto un bel tiro, vediamo Runadrim. Ok, ce l'ha fatta. Riesce a liberarsi dalla presa di Runadrim. Gli tira un'altra gomitata nello stomaco, Runadrim cede e riesce a liberarsi. Non si può muovere, usa il resto del turno per riprendersi dallo strangolamento. Quello contro Kaleva prova a colpire, anche se adesso è disarmato, quindi dovrà farlo con forza e non con rapidità. Non passa per niente. Perfetto, tocca a Kaleva, che invece con la sua nuova arma prova a sforbiciare il tipo. Passa. Vediamo i dannini. Ok, gli fa 6 danni. Sto giro gli ha piantato praticamente la punta della lancia nella coscia. Non è una ferita letale, ma è una ferita molto debilitante. Fa un male terribile. Infatti, il tipo caccia un urlo di dolore appena riceve la. Vedi proprio Kaleva di cattiveria. L'asta si è un po' piegata quando gliel'ha piantata nella coscia con forza. Spero non si è sentito io che ho tirato una noccata alle cuffie perché mi sono fatto un male puttano No. facendo così. Aia.
Ok, tocca a Runa Dream che nel dubbio si rialza e tira una svergola sulla nuca al tipo che si è appena ripreso dal suo strangolamento. Vediamo se lo prende. Minchia se lo prende. Vediamo cosa gli fa. Ok, praticamente gli tira una ceppa sulla nuca, proprio un bel pugno potente e il tipo cade faccia nella neve. Non è di sicuro morto, però si è preso. Per ora è quello che ha subito più danni in un colpo di tutto il gioco. Ok. Di tutto il combattimento. Cioè, Runa Dream sta andando in berserk. Anche se non è un barbaro. Non ci sono i barbari, non abbiamo classi sbroccate in questo gioco. No. Tocca a lei. Allora, io sono abbastanza nella merda Mhm. perché le mie energie non sono molto alte dopo il primo incantesimo e non ho armi a Mhm. mia disposizione, quindi quello che farò Hai una sarà... lima, non Ah, mentire. una lì. Sarà guardarmi attorno Mm, e non so se devo farti un percezione per capire se ci sono oggetti che possono tornarmi utili, sia come armi, ok, sia a livello di, non so, distrazione, impedimento del nemico, tutto quello che posso ok. vedere. Devi tirarmi un bel percezione. Ok. Che scala su... Io non mi ricordo mai. Saggezza. Saggezza. Stai Io facendo so. dei tiri mostruosi comunque, eh. Proprio belli. Ma Ok, che cazzo, perfetto. 9. Non noti assolutamente Che niente del che ti possa cazzo. tornare utile. Allora, in questo momento, quindi, sia Kaleva che Runa Dream se la Sì? stanno cavando bene, però. Abbastanza, sì. E quante persone mancano oltre al mio uomo per ora? Che non stanno arrivando, insomma. C'è il tipo che ha suonato il corno, Sì, e il tipo che è di fronte a te, sì, e gli altri due che sono impegnati, uno con una Dream e uno con Kaleva. ok. Ehm, io scappo, no, scappo. Vorrei muovermi in direzione. Adesso penso che Runa Dream Gli sia più. farai un attacco di opportunità, se tipo, perché siete entrambi nel raggio, se ti sposti, quello contro di te avrà un attacco di opportunità. Non posso fare niente, anche se mi sposto all'indietro? A meno che non usi tutto il turno per disingaggiare. Sì, uso il turno per disingaggiare e posizionarmi, se posso. Runa Dream dovrebbe essere prima, scusami, più avanti c'è Kaleva. Mhm. Tra, Sì. tra Kaleva e Runa Dream. Vuoi metterti tra Kaleva e Luna Dream? Ok, d'accordo. Puoi, nessun problema. Domanda. Quanto è 10 più il tuo 12, giusto? Il tuo modificatore di rapidità. 2, 13, hai più 13. 2. Ah, hai Sì. più 3 su rapidità, perfetto. Wow. Per istinto schivi una freccia diretta nei tuoi confronti. Proprio ti si pianta a 2 centimetri dal piede. E quando appunto dici, oh, che cazzo è successo? Vedi che ci sono 3 arcieri che stanno incoccando le frecce. Poco lontano da voi. Però, dato che ci sono anche i loro compagni, sembrano parsimoniosi in quello che stanno facendo, perché se pigliano uno dei loro compagni potrebbero shottarlo male. Ok. Ok. Tocca ai cacciatori. Allora, te hai schifato il povero tipo in combattimento con te, ti insegue, cioè dice no, scusa, avevamo un accordo io e lei, e prova a colpirti. Passa e ha quasi fatto critico, ha fatto 19 di dado, sappilo. Pugnale. Signorin, lei subisce 8 danni. Ok. Praticamente hai schivato la freccia, non ti sei accorta che il tipo ha detto no, col cazzo, io adesso questa l'ammazzo, e ti sei trovata un bel fendente di pugnale nella schiena. Mhm. Niente di grave, però ti ha fatto Ok. malino. Quello col corno si avvicina a Runadrim e lo prende alle spalle. Questo significa che considererò la CA passiva di Runadrim.
non passa, cioè è riuscito con un attacco a sorpresa a non prenderlo, non riesce praticamente, dato che Runadrim era impegnato ha appena tirato il pugno nella nuca al tipo, si è chinato per recuperarlo dal terreno. Nel momento in cui si è chinato, senza saperlo, ha schivato un calcio che gli sarebbe arrivato dalla parte del tipo alle sue spalle, che quindi ha colpito il vuoto. Tocca il cacciatore contro Runadrim, appunto quello per terra, non riesce a risvegliarsi, è caduto unconscious il tipo. Mhm. Tocca al cacciatore contro Kaleva, che è molto ferito nell'orgoglio da aver perso la sua lancia e dall'essere stato ferito con la sua stessa arma, però riesce a colpire Kaleva. No, è contrattacco, yes! Prova contrapposta di rapidità fra i due. Ok, ok, minchia, perfetto. Quello che succede è che entrambi fanno una... Praticamente quello che succede è entrambi hanno pensato meglio se lo attacco adesso che non se lo aspetta. Quindi cosa è successo? Kaleva ha estratto la lancia e con l'asta ha provato a colpirlo, ruotandolo in cima alla testa. Il tipo, invece, che pensava di tirare un pugno, nel movimento ha parato l'asta della lancia, quindi Mhm. niente di fatto. Praticamente hanno fatto lo stesso risultato anche alla prova contrapposta. Quindi cosa succede? Se stesso tiro alla CA, alla prova contrapposta stesso risultato, succede che entrambi bloccate l'attacco dell'altro e non si subisce nessun tipo di danno. E tocca a Kaleva, che non colpisce, non ce la fa. Dopo questa mossa c'è rimasta un po' sorpresa, ha provato a riruotare di nuovo con l'asta, ma il tipo ormai si è ripreso, riesce a schivare spostandosi di lato. Tocca ai nostri arcieri. Come funziona in questo caso? Siete in mezzo a un gruppo di loro nemici. Sono 3 arcieri, io tirerò 3 di 20, se c'è un 1 colpiranno uno dei loro alleati. Mm. Quindi perfetto, un alleato è stato colpito. Vediamo, prendo Che il terzo, bello. tiro il terzo di 20. No, questo è finito sopra gli altri dadi, andando in bilico. Ok, perfetto, solo uno è stato colpito. Adesso dovrò decidere quale dei 3. Quale dei 4, sì. Quindi un bel di 8. Se 1 e 2 1, se 3 o 4 l'altro, eccetera, eccetera. Mhm. Perfetto, allora, viene colpito nella schiena da una freccia. Mhm. Il... Ok. Viene colpito da una schiena nella freccia il cacciatore impegnato con Kaleva. Wow. E cade per terra secco. Praticamente lo prendono nel collo, la freccia gli trapassa la gola e questo cade per terra. Infatti Kaleva è tipo, wait. Perché non sono molto contenti i tiratori là dietro, però gli altri 2 colpi invece sono diretti nei vostri confronti. Vediamo un po'. Ok. Uno dei 2 non passa proprio. L'altro invece colpisce Runadrim. Gli fa 3 danni, lo prende di striscio su una mano. Praticamente aveva tirato sul tipo, la freccia passa e colpisce il dorso della mano. Quindi lo molla perché si è fatto male al colpo subito. Tocca di nuovo a Runadrim, che si è rotto le palle, recupera il tipo, vediamo se ce la fa. Ce l'ha fatta, lo tira su e gli darà il colpo di grazia o lo farà svenire? No, gli dà il colpo di grazia. Quello che fa è vedi una furia in Runa Dream che non hai mai visto prima. Cioè, lui prende la testa del tipo e alla barbaro la gira, gli spacca il collo. Ok. E proprio vedi che si rialza col fiatone, guardando con gli occhi iniettati di sangue il tipo col corno ed è pronto ad andarlo a pestare a sangue. Ok. Tocca a lei. Io ho il tipo alle calcagna. Mhm, Voglio guardarmi in giro per capire dove cazzo è andato il nostro unico guaritore. mhm. E eventualmente se lo vedo, dato che presumo sia andato verso l'armeria, seguirlo in qualche modo. Ok, tirami un percezione. Anzi, qua te lo tiro io perché è un tiro del destino.
La mia morte oppure no? 11 compreso o più, vedrai quello che deve avvenire, Mhm. altrimenti no. Ok. Perfetto, quello che vedi è un samurai armato di una katana che sta correndo verso di voi, che nel frattempo si sta portando dietro qualche arma presa probabilmente a caso dalla tenda e sta correndo verso di voi come un matto, armato di tutto punto in armatura. Ok. Ah, per chi non so se l'avevi detto prima, ma i tiri del destino sono pubblici sul... Sì, l'ho detto. Ah, ok. Quindi ha fatto 14 sempre, questo lo vedo. Esatto, dovevo dirlo, ho No, fatto no, tranquilli, 14. tranquilli. Praticamente, se non l'avessi notato, sarebbe arrivato, avrebbe probabilmente shottato quello che era le tue calcagne e te ne saresti accorta quando sarebbe arrivato lui. Nice. Però lo vedi arrivare in lontananza. Ok. Che armi Menacing. porta con sé? Allora, per questo devi farmi una percezione. Ok. E se faccio questa percezione... No, non lo faccio. Gli vado semplicemente incontro con le mani In questo tese. caso avrà il tiro, l'attacco di... com'è che si dice? L'attacco di opportunità al tipo. Vabbè, cioè c'hai un sacco di HP, puoi subirlo un dannino. Insomma, cioè, non è che ne abbia proprio... Non è detto che faccia critico, Ok, vado verso di lui con le mani tese, tipo per chiedergli un'arma, sostanzialmente. Perfetto. Ok, il tipo prova contrapposto di rapidità, signora. No, è attacco di opportunità. In questo caso ti dico, dato però che ha fatto ecco, lo stesso con valore... vantaggio, giusto? No, dato che hai fatto lo stesso valore della tua CA, ma su un attacco di opportunità non passa. Però hai Ok. sentito il pugnale sfiorarti. Ok, Cioè, probabilmente ti ha graffiato i vestiti, ma non è riuscito a pigliarti. ok. Quindi te vuoi usare il tuo movimento. Se vuoi correre verso di lui e raggiungerlo, dovrai usarmi tutto il turno. Se invece vuoi solo usare il tuo movimento per avvicinarti, Solo no. per avvicinarmi, sì. Ok, perfetto. Per avvicinarmi Allora ti e non so avvicini. se adesso può lanciarmi qualcosa perché magari sono tutte lame. Però Può magari se c'è un provarci. bastone, comunque il Allora. mio intento è quello di dirgli con gli occhi del tipo cazzo dammi un'arma. Allora, lui può provare a lanciarti un'arma. Il fatto è che tu devi riuscire a prenderla al volo. Vabbè, non so quello che vuole fare, non mi interessa. Io mi avvicino, non uso tutto il mio movimento, però Anzi no, lo uso perché tanto non c'è voglia di ingaggiare in questo turno con il mio compagno, non avrei l'arma, quindi uso tutto il mio movimento, scherzone. Perfetto, allora lo raggiungi e dall'armatura lo capisci proprio a colpo d'occhio. Questo qua non stava mentendo. Questa è l'armatura di un generale, cioè si vede, questa è un'armatura seria. Fico. E non dico che ti guarda tipo cosa vuoi, ho un sacco di scelta. Cioè ti mette davanti le armi, vede di fronte a te una spada corta, Mhm, una mazza, mhm, un arco lungo mhm. e uno dei fucili. Allora, allora dovete capire che Tasha è stata incazzata per la questione, è incazzata tuttora moltissimo per la questione progetti, eccetera. Il fatto che le hanno rubato il lavoro di una vita. Quindi prenderà Papadino. assolutamente il fucile, E lo userà come anche mazza. per chi lo sa usare, l'ha inventato lei, e lo userà.